Hai solo un giorno ma vuoi scoprire il meglio del Friuli Venezia Giulia? Oggi ti portiamo in 3 luoghi imperdibili da visitare in una sola giornata. Tra panorami spettacolari, città ricche di storia e castelli da fiaba. Perfetto che hai poco tempo, ma tanta voglia di esplorare questa regione fantastica. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo in Friuli Venezia Giulia e faremo un tour di un giorno tra natura e storia di questa regione fantastica. Sarà un giro molto organizzato perché visiteremo dei luoghi nell'arco di 20 km, quindi cercheremo di vedere il più possibile nel minor tempo possibile. In questo modo, se vorrete visitare anche voi il Friuli o vedere una parte di questa regione, lo potrete fare in un giorno seguendo le nostre informazioni. Sono le 9:15, stiamo per entrare nel sentiero più famoso della zona di Trieste, il sentiero Rilke. Lungo sentiero ci sono veramente delle vedute eccezionali e puoi ammirare lo spettacolo del mare Adriatico. Più giù c'è un parcheggio, una piccola spiaggetta e il porto del paesino di Sistiana. E là in fondo c'è Trieste. Allora, iniziamo la giornata con una bella passeggiata fronte mare che si affaccia proprio sul golfo di Trieste. È stupenda, naturalistica. Cioè, guardate che robetta! Mare, sentiero, campeggio. Ora dobbiamo ancora iniziare il sentiero vero e proprio e questo primo tratto molto bello perché è anche ombreggiato, quindi col sole c'è un po' di ombra, si è un po' riparati. C'è già un punto di ristoro, un bar, e qui c'è divieto assoluto di camminare in questi punti un po' sporgenti. Finalmente un po' di mare, siamo a metà luglio ed è la prima volta quest'anno che vediamo il mare. Beh, però abbiamo visto l'oceano. Sì, ci stavamo dimenticando che a gennaio siamo stati a Tenerife ed è uscita una serie di video che, se vi va, potete trovare nel mio canale. Ora pezzettino un po' più roccioso, chiaramente non è adatto per le carrozzine questo sentiero. Altro punto panoramico, molto famoso anche perché molte falesie furono costruite nella prima guerra mondiale, costruirono appunto dei punti di osservazione e di avvistamento per controllare tutto il golfo di Trieste. Quello è un geco che si mimetizza nella roccia. E proprio laggiù... Laggiù dove vuoi cadere. Sempre se non entro nel mare, c'è la nostra destinazione, il castello di Duino. Siamo partiti dal paesino di Sistiana, a 20 minuti da Trieste. Abbiamo trovato parcheggio in una zona molto vicina al Porticciolo e l'ingresso del sentiero è a 5 minuti di camminata. Fantastico perché è strapiombo sul mare, roccia, vegetazione, acqua. Sentiero Rilke perché prende il nome da Rilke, un poeta austriaco molto famoso. Scrisse diverse poesie, per molte di queste si ispirò proprio a questi paesaggi rocciosi e marittimi, quindi del Golfo di Trieste. Sei verde come tutto il paesaggio circostante. Sì, perché mi voglio proprio mimetizzare della flora autoctona. Geco Jack. Geco Jack? E il colore dell'acqua sembra niente male. Abituati a uno standard veramente molto basso, sottomarina Chioggia a Proved. Il sentiero di per sé è molto breve perché sono 2 km andata, 2 km ritorno. L'obiettivo è quello di arrivare al castello di Duino, però si può fare anche al contrario. Quindi da Duino partire ed arrivare a Sistiana. Ora piccola zona dentro la pineta, ideale per le giornate più calde. C'è un perché questo sentiero è il più bello. Lo stiamo già intravedendo e dobbiamo ancora iniziarlo effettivamente. Queste dovrebbero essere rocce carsiche. Mi posso sbagliare? Correggetemi nei commenti nel caso. Altra panchina, questa volta sotto l'ombra. Laggiù c'è un allevamento di pesce, forse cozze o altri pesci. Camminata mi viene da dire amabile, tranquilla, adatta a tutti, a bambini, ad anziani, proprio rilassante. Un altro punto per ammirare il panorama mozzafiato, oppure per farsi un bel pranzetto al sacco. Bella idea per dopo. Mare completamente piatto, ci sta andando alla grande, temperature non troppo calde e non c'è neanche un filo di vento per il momento. Trieste è famosa per la bora di Trieste, quindi top. Leggera salitina, come vi dicevo divideremo la giornata a scaglioni. La mattinata la passeremo a camminare, poi andremo a vedere anche il mare, poi pranzettino a sacco e il resto della giornata lo scoprirete seguendo il video. Guarda chi c'è un uomo di Neanderthal. Siamo ufficialmente nel sentiero e ora c'è anche qualcosina da scoprire e scovare. La strada è chiusa, attenzione a non cadere agli scalini che porteranno a un altro punto di avvistamento militare. Anche qui fantastico. Panchina, mare.
È un sabato di luglio, però per il momento pochissime persone. Va bene così. Sentiero a destra, noi proseguiamo per quello dritto. Per il momento ci sono poche indicazioni per quanto riguarda questo sentiero. Siamo partiti, non abbiamo trovato nessun cartello segnale, infatti ci stiamo orientando un po' con Google Maps e anche lungo sentiero non c'è nessuna indicazione. Sì, però è molto difficile sbagliarsi perché alla fine è sempre dritto finché non si arriva a destinazione. Speriamo. Bello bello, hai proprio uno spot, trovi spot ogni 20 metri. Assurdo. Ne avremmo trovati almeno una decina fino adesso. Immersi completamente nell'ombra e tra le cicale e tra la pineta. Ci sono dei piccoli nastrini che hanno legato a quest'albero. C'è anche un ciuccio di bambino, nastri azzurri. Potrebbe fare riferimento allo stemma cittadino di Trieste, l'alabarda, che è simile a un fiocco. Molto probabile. Comunque, Oka, se vuoi fare una piccola collaborazione con me, fallo, sono disponibilissimo, guarda, se mi regali qualcosina io ti sponsorizzo le scarpe perché abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paia che sfuggerò anche nei prossimi video, quindi se vuoi collaborare con me io sono molto disponibile. L'abbiamo avvistato prima. Siamo arrivati alla fine di questo brevissimo sentiero, Castello di Duino a sinistra. L'entrata. Qua potete vedere i cartelli con la scritta anche in sloveno. Costo per gli adulti 11 euro a biglietto. Noi passiamo e proseguiamo il tour. Però bella questa zona perché comunque è piena di attrazioni, posti, luoghi da vedere. Qui c'era un luogo molto interessante da vedere, il Castello Vecchio di Duino, però è tutto chiuso, quindi vi lascio qualche foto perché meritava davvero. Castello sopra la scogliera sul mare, ci sono le rovine oggi, sarebbe stato molto interessante avvicinarsi un pochino. Veramente tanti parchi pubblici aperti e si ha sempre a disposizione dei tavoli dove mangiare e riposarsi. Pure qui c'è anche un libro. Un po' datato. Che libro è? Selezione della narrativa mondiale. Ti leggo il tuo destino. Devi dirmi stop. Vai, leggimelo. Dimmi stop. Stop, qui. La gamba di Lose era ancora ingessata. No, A posto. aspetta che mi tocco giù. No, non voglio sofferenza. Oh, immobilità. Che sfiga però. Brutta. Sì, ma che sfiga. Ora tocca a te. Stop. Fermami. Stop. I cacciatori dovettero avventurarsi in alto mare. Molti perirono tra i ghiacci e molti Minchia. sparirono negli abissi Ma marini. che sfiga è questa? È tutto tragico. Oggi ci è andata male. Ripercorriamo il sentiero al contrario. Da Duino c'è l'indicazione. Nei giorni limpidi si può anche vedere la costa istriana da questo sentiero. Veramente approvato, ve lo consiglio. Uno degli antichi bunker della prima guerra mondiale. Wow, prima non l'abbiamo visto. Questo era veramente un avamposto militare. Durante la seconda guerra mondiale, la baia di Sistiana divenne anche base per piccoli sommergibili dell'armata tedesca. La Torre Bianca che vedete laggiù è uno dei belvedere più belli di tutta Trieste, perché da lì si possono vedere dei tramonti sulla città magnifici. È ora della merendina con una bananina per recuperare un po' di energie. Direzione verso la spiaggia di Sistiana. Vediamo com'è. Si scende in una piccola scalinata e ancora sentiero in mezzo alla natura. Alla sinistra ampio parcheggio a pagamento e alla destra il piccolo porticciolo. Spiaggia a pagamento, vecchi spogliatoi e bagni molto datati. Spiaggia completamente in sassi e molto piccole, ricordano molto quelle della Liguria. Ora è arrivato il momento di testare l'acqua e non sembra niente male. Un po' di sassolini, l'acqua non è caldissima, però un bagnetto ci sta. Ci sta bene, non è troppo fredda e né troppo sporca, due però. Diciamo che abbiamo preso la zona leggermente un po' più sporca rispetto alla spiaggia iniziale, però anche la zona dove c'è un po' meno gente. Ed è subito profonda, già non tocco più il fondale. Finalmente è arrivato il momento del pranzettino, rigorosamente portato da casa. Una bella insalata di riso, molto ricca, con questo panorama. Direi che questi tipi di pranzi sono i migliori. La vita, come il tempo, è molto imprevedibile. Infatti è iniziato a piovere, nonostante le previsioni non mettessero pioggia. Però adesso si continua il tour di oggi.
piccola pausina di riflessione o di riparazione, come volete chiamarla. Adesso piove molto bene, quindi stiamo attendendo che ci sia una schiarita per procedere all'esplorazione di Trieste. Trieste è la città portuale più importante d'Italia per traffico complessivo di merci e anche una delle più importanti di tutto il sud Europa. E a fine dell'Ottocento Trieste era una delle città più importanti, più ricche d'Italia ed Europa. Siamo nel centro della città, Piazza dell'Unità d'Italia, circondata da edifici storici. Fu parte dell'impero austro-ungarico fino al 1918, influenzando l'architettura e la cultura. L'antico teatro romano. Primo impatto, molti edifici storici. Sul grigio personalmente non mi entusiasmano così tanto. E questo qui è il Canal Grande di Trieste. Ricorda un po' non Venezia, ma un pochino Chioggia. Stiamo camminando nel Molo Audace. Ora ci dirigiamo verso l'ultima location della giornata. E comunque sono le 16:30 e abbiamo fatto più di 22.000 passi. Quindi ci sta. Benvenuti nel castello di Miramare. Ditemi anche se vi può piacere questa nuova inquadratura POV in prima persona. Siamo nel magnifico castello della principessa Sissi. Fu costruito per volere dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo e si chiama Castello di Miramare perché deriva dallo spagnolo mirar el mar, perché appunto poteva ammirare le bellezze del mare ogni giorno. Il parcheggio all'interno del castello è di 2 euro all'ora, mentre anche l'ingresso a pagamento. Noi faremo solamente un giro esterno, quindi quello è completamente gratuito e anche il parco è gratis. Guardate che spettacolo, si può notare che comunque era una dimora lussuosissima, sono venuti a soggiornare veramente dei personaggi illustri ed è molto famoso anche perché tutta la parte destra è formata da un giardino immenso dove si può camminare tranquillamente in varie zone all'ombra e in vari giardini all'italiana. Questa dimora fu costruita nel 1855. Qui c'è una piccola fontanella con un barettino dietro. Poi il plus maggiore è che l'hanno costruito proprio fronte al mare Adriatico. Questo invece è il castelletto e fu effettivamente la prima dimora, dopodiché diventò la dimora degli ospiti. E da questo lato c'è anche una serra. Ora scopriremo cosa ci sarà al suo interno. Nulla. È completamente vuota. Qui ci sono dei resti di colonne antiche. Cappella di San Canciano. I resti di una piccola cappelletta. È veramente molto ricco questo parco. Devo dire che è la seconda volta che passo di qui e mi stupisce sempre di più il fatto che comunque sia rilassante, ma molto particolare. Siamo al termine del vlog di oggi. Se questo video vi è piaciuto, ma soprattutto se vi è stato utile, iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate. Se volete vedere altri video in nuove regioni, in queste modalità, in questo format, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao da Jack e da Bea.